Nello stesso periodo in cui si svolse la campagna contro Melo, la Sicilia sembrava ritornare al centro degli interessi ateniesi. La più importante città elima, ovvero Segesta, da diverso tempo era impegnata in un difficile conflitto con la città di Selinunte, scoppiato per motivi di confine. E dopo aver chiesto invano aiuto ad altre poleis siciliane, Agrigento e Siracusa in primis, nonché ai cartaginesi, nel 418 a.C. Segesta si rivolse proprio ad Atene, con la stipula di un trattato di alleanza a noi noto e ancora leggibile, nonostante la frammentazione, pervenuto attraverso un'iscrizione ateniese. All'appello degli abitanti di Segesta, che promettevano un cospicuo tributo finanziario in caso di intervento, si aggiunse poi quello dei cittadini di Leontini, i quali invocarono l'aiuto di Atene per rientrare in possesso della loro polis che gli Spartani avevano loro sottratto. La nuova occasione di intervenire in Sicilia e di approfittare dei contrasti tra le comunità locali per perseguire i propri interessi e tentare di ridimensionare la potenza di Siracusa piacque agli ateniesi, le cui mire espansionistiche sembravano ora ben più ambiziose a confronto del decennio precedente. Se 10 anni fa lo scopo era quello di verificare preventivamente la possibilità di porre l'isola sotto il controllo ateniese, un progetto del genere adesso appariva realizzabile e colui che si può considerare il più grande sostenitore dell'impresa fu proprio Alcibiade, che sembrerebbe far balenare la prospettiva di utilizzare la Sicilia come base per conquistare poi Cartagine. A nulla valse l'opposizione da parte di Nicia, che cercò di evidenziare le difficoltà dell'impresa e i potenziali rischi che l'intervento in una regione così lontana poteva comportare. Nelle due successive assemblee del 415 a.C., gli ateniesi, convinti tuttavia dalle argomentazioni convincenti di Alcibiade, che insisteva sulle buone possibilità di successo dell'impresa militare, decisero di inviare in Sicilia una flotta al comando di 3 strateghi con pieni poteri: Alcibiade, Lamaco e lo stesso Nicia, che accettò l'incarico nella speranza di poter contenere l'eccessiva intraprendenza del suo rivale. Prese così le mosse un'avventura che, come scrive Tucidide, dedicando ampio spazio alle vicende siciliane nella sua narrazione, costituì uno dei principali errori strategici commessi dagli ateniesi dopo la morte di Pericle, avventura destinata insomma a pesare in misura considerevole sulle sorti del conflitto contro Sparta. Quando i preparativi della spedizione erano ancora in corso, Atene venne profondamente scossa da una curiosa ma alquanto macabra vicenda. Le erme, cioè le statue di Hermes, poste lungo le vie della città, furono orrendamente mutilate. Che si trattasse di un semplice gesto vandalico o di una macchinazione politica per sabotare l'impresa siciliana da parte degli avversari, implicando forse lo stesso Nicia, sembrerebbe chiaramente suggerito dagli esiti che l'episodio produsse. Il leader radicale si trovò infatti ben presto coinvolto in una sorta di complotto ai suoi danni che si scatenò nel corso dell'inchiesta. Accusato da uno schiavo di aver preso parte nella sua abitazione a una sacrilega parodia dei misteri di Eleusi, Alcibiade fu sospettato di essere implicato nella mutilazione delle erme e non ottenne il consenso di essere giudicato subito come avrebbe voluto. La cittadinanza gli consentì infatti di partire ugualmente con la flotta, favorendo i suoi avversari, che evidentemente contavano di poterlo incastrare facilmente in sua assenza. In un clima di forte tensione, nella primavera del 415 a.C., un'imponente flotta di 100 navi salpò al comando dei 3 strateghi e, unitasi a Corcira ai contingenti forniti dagli alleati, si diresse verso l'occidente italico. L'avvio della spedizione non fu incoraggiante. Costeggiando l'Italia, gli ateniesi dovettero fare i conti con la scarsa disponibilità delle poleis greche della regione e anche la città di Reggio, un tempo alleata di Atene, vietò agli ateniesi l'ingresso in città
e rispose negativamente alla richiesta di unirsi all'impresa. Dopo che la flotta giunse in Sicilia e le truppe si accamparono a Catania, che accettò invece di buon grado di stipulare un'alleanza con Atene, gli effetti della vicenda delle Erme cominciarono a farsi sentire. Arrivò infatti a Catania un'apposita imbarcazione con lo scopo di riportare in patria Alcibiade, convocato per rispondere all'accusa di impietà in seguito alla confessione di un presunto pentito, l'oratore Andocide. Alcibiade però questa volta scelse di non farsi processare e durante il viaggio di ritorno, nei pressi di Turi, si diede alla foga, raggiungendo il Peloponneso, dove venne accolto proprio da Sparta, e Alcibiade naturalmente, per ambizione personale e spinto soprattutto da un forte desiderio di rivalsa, si mise a servizio dei nemici di Atene, diventando così un traditore della polis, che nel frattempo lo aveva condannato a morte in contumacia. L'armata ateniese in Sicilia rimase in tal modo priva di colui che della spedizione era stato il principale istigatore. La campagna militare non ebbe un inizio sfavorevole per gli ateniesi, malgrado lo scarso consenso riscosso tra le poleis dell'isola. Il primo episodio di rilievo fu uno scontro contro i siracusani che ebbe luogo nei pressi della loro città nel 415 a.C., scontro che si risolse con la vittoria delle truppe di Nicia, il quale non riuscì tuttavia a sfruttare pienamente il successo che ne derivò per attaccare Siracusa, preferendo di converso svernare a Catania in attesa di ricevere i necessari rinforzi di cavalleria e di stipulare ulteriori alleanze con le comunità siciliane. La sconfitta ad ogni modo indusse i siracusani a conferire pieni poteri a 3 soli strateghi, tra i quali Ermocrate, e a fare una scelta che si rivelerà cruciale, cioè quella di chiedere l'intervento congiunto di Corinto e di Sparta. Ed è soprattutto l'effetto delle sollecitazioni di Alcibiade e delle sue rivelazioni sui progetti imperialistici che ispiravano l'avventura ateniese in Sicilia a convincere gli Spartani a dare ascolto all'appello di Siracusa, da cui la decisione di inviare alla fine rinforzi sostanziosi al comando dello stratego Gilippo. Ma dopo che nella primavera del 414 a.C. le operazioni militari ripresero, la polis siciliana fu di nuovo in difficoltà. Sbarcati a nord, gli ateniesi riuscirono a occupare la collina delle Epipole e per isolare la città avviarono la costruzione di un lungo muro che i siracusani provarono invano a bloccare, nonostante nei combattimenti morì lo stratego Lamaco. Con l'arrivo della flotta nel Porto Grande, la vittoria sembrava essere ormai a portata di mano per le forze di Nicia, che potevano ora contare altresì sulla collaborazione di varie comunità sicule e di un contingente navale inviato dagli Etruschi di Tarquinia. A risollevare la situazione dei siracusani, che già pensavano alla resa, intervenne l'aiuto spartano. Approdato a Himera con poche truppe, dopo aver radunato un consistente esercito con milizie fornite dalle poleis siciliane, Gilippo riuscì infatti a raggiungere Siracusa e a dare un sostegno decisivo agli assediati, mettendoli in grado di contrastare efficacemente la manovra di accerchiamento della città. Da questo momento in poi le sorti del conflitto si capovolgeranno e l'ambiziosa avventura di Atene si avvierà verso un epilogo fallimentare. Sempre più in difficoltà in conseguenza dell'arrivo di ulteriori rinforzi al fianco dei siracusani, Nicia raggiunse il promontorio del Plemmilio a sud-est del Porto Grande per sollecitare l'invio di soccorsi da parte di Atene. La risposta della polis non si fece attendere e già nell'inverno del 414 a.C. salpò per la Sicilia una piccola flotta di 10 navi al comando dello stratego Eurimedonte, mentre si avviavano i preparativi di una grossa spedizione navale destinata a partire nei mesi immediatamente successivi. Ma Atene nel frattempo dovette fronteggiare un'ulteriore emergenza.
ritenendo che la pace stipulata nel 421 a.C. fosse stata violata dagli Ateniesi con una serie di incursioni sulle coste della Laconia, gli Spartani sfruttarono un altro suggerimento scaltro di Alcibiade e nella primavera del 413 a.C. inviarono in Attica un esercito al comando del re Agide II, che occupò stabilmente con un presidio militare la località di Decelea, a circa 20 km a nord-est della città. La nuova mossa si rivelò ben presto più efficace e foriera di conseguenze a confronto delle precedenti invasioni attiche. Il danno che Atene ne ricevette fu assai notevole, non solo per le continue scorrerie che da Decelea gli Spartani fecero nel resto della regione, ma anche per il fatto che gli ateniesi si ritrovarono ad un certo punto ad essere privi dei rifornimenti provenienti dall'Eubea. Ma non solo, il venir meno dei collegamenti con l'importante distretto argentifero del Laurio, dove non a caso si verificheranno fughe in massa di schiavi minerari, non fece che aggravare la situazione. Il risultato fu la drastica e inevitabile riduzione delle risorse finanziarie con cui gli ateniesi avevano fino ad allora sostenuto le spese belliche, risorse delle quali continuavano ad avere bisogno. La polis, ad ogni modo, non fece mancare il suo sostegno all'armata impegnata in Sicilia e nel 413 a.C. una flotta di 73 navi al comando di Demostene salpò per la Sicilia e lo stesso si rese subito protagonista di una notevole vittoria a Pilo. Se l'arrivo di consistenti rinforzi ebbe certamente l'effetto di rinvigorire le ormai stremate truppe di Nicia, tuttavia il disastroso fallimento di un attacco notturno alle Epipole, voluto da Demostene, che per l'appunto dovette affrettarsi nel chiudere la partita al più presto, rese nuovamente critica la situazione degli ateniesi. L'abbandono dell'impresa appariva ormai come l'unica soluzione possibile, ma questa volta fu Nicia a commettere un errore fatale. La preoccupazione della reazione del demos ateniese per il timore superstizioso provocato da un'eclissi lunare lo indusse a ritardare notevolmente la partenza della flotta, cosa che consentì ai siracusani e ai loro alleati di sbarrare l'ingresso del Porto Grande. Il tentativo di forzare il blocco si risolse con una pesante sconfitta degli ateniesi, che costretti a combattere in uno spazio di mare angusto non poterono sfruttare la superiorità numerica della loro flotta e la maggiore esperienza navale di cui disponevano. A questo punto non rimase altro per gli ateniesi se non la ritirata via terra. L'impresa si rivelò disperata. In preda alla fame e alla sete, le demoralizzate milizie ateniesi furono sottoposte ai continui attacchi siracusani. E fu allora che Demostene prima, al comando della retroguardia, e Nicia dopo, che nel frattempo era arrivato al fiume Assinaro, furono costretti ad arrendersi. Malgrado le esortazioni di Ermocrate alla moderazione, il trattamento che i vincitori riservarono ai prigionieri fu particolarmente severo. Su proposta del demagogo Diocle, che sarebbe stato poi il futuro artefice di una radicale trasformazione della democrazia siracusana, Nicia e Demostene vennero giustiziati, mentre gli altri ateniesi furono rinchiusi nelle cave di pietra della polis, le cosiddette latomie, e lasciati là a morire di fame e di stenti. Scrive Tucidide, a proposito di questo giorno e a proposito di questo fatto, che esso fu il più grave che potesse mai capitare ai greci. Continua Tucidide, il giorno più splendido per i vincitori, ma il più funesto per i vinti. La più ambiziosa iniziativa intrapresa da Atene si concluse insomma con una totale sconfitta e un totale disastro. Il pesantissimo bilancio in vite umane, quasi 12.000 uomini morti e in costi finanziari, inevitabilmente finirà per gravare in modo rilevante sulla continuazione delle ostilità contro i Peloponnesiaci.